Bentornati cari amici di Stone Fighters TV a questa nuova puntata di Fighting Week News, il magazine per i fighter che vi tiene aggiornati su quello che accade nel mondo degli sport da combattimento e delle arti marziali a 360 gradi. Finalmente questa settimana abbiamo potuto interrompere il nostro digiuno e poter vedere gli incontri di UFC con UFC 249 e UFC Fight Night durante la settimana. Ma non dico nulla, lascio direttamente la parola al nostro inviato per l'MMA, ovvero a Max Rincione. Vai Max! Ciao Francesco, un saluto agli amici di Stone Fighters TV da parte di Massimiliano Rincione. Settimana importantissima per quanto riguarda l'MMA e soprattutto per UFC, che è tornata sabato scorso con un main event da paura che ha visto Justin Gaethje conquistare il titolo per leggeri ad interim UFC battendo un Tony Ferguson strafavorito, gran KO al quinto round del main event tenutosi a Jacksonville, con Gaethje che è riuscito a far arrivare lo stop arbitrale a causa dei numerosi pugni scatenati dal buon Gaethje e che hanno costretto l'arbitro a decretare appunto un TKO. Nel co-main event il buon Henry Cejudo ha battuto il rientrante Dominick Cruz per anch'esso TKO al secondo round, mentre nella Fight Night di mezza settimana Anthony Smith è uscito sconfitto contro Glover Teixeira riportando nell'ordine 2 denti caduti, una frattura dell'orbita oculare e anche una bruttissima apertura all'altezza dell'occhio destro. Una grande vittoria per Glover Teixeira che adesso si piazza subito dopo i primi 3 pesi massimi leggeri più forti per quanto riguarda i ranking UFC, mentre per Anthony Smith arriva una bruttissima battuta d'arresto. Attesa per capire se Marvin Vettori, che avrebbe dovuto combattere giovedì sera, riuscirà ad essere piazzato nella card di questo sabato, altrimenti verosimilmente lo vedremo impegnato nelle prossime settimane, mentre Mara Romero Borella, la nostra rappresentante, affronterà la forte Courtney Casey nell'evento di questo sabato. Da Massimiliano Rincione è tutto, un saluto agli amici di Stone Fighters. Grazie Max per le tue informazioni, ma anche sul fronte del pugilato ci sono state un bel po' di notizie e quindi a questo punto darei la parola al nostro inviato e responsabile del settore pugilato, Marco Filippini. Vai Marco! Ciao Francesco e un saluto a tutti gli amici di Storm Fighters TV. Questa settimana è stata una settimana ricca di notizie nel mondo della box. Sicuramente una notizia che ha fatto scalpore è che l'ex campione del mondo dei pesi massimi Evander Holyfield torna sul ring e probabilmente tornerà proprio contro Mike Tyson. Ricordiamo che i due già si sono affrontati in passato e si sono affrontati quando erano più o meno al vertice delle proprie carriere. Holyfield ha battuto la prima volta Tyson, la seconda Tyson è stato squalificato per il famoso morso dell'orecchio. Adesso sembra che tutto questo avvenga per beneficenza, quindi è un match per i bambini più colpiti da questa crisi di Covid e sembra un valido motivo per vedere il terzo match in atto tra i due. Inoltre un'altra notizia molto interessante è che Linares è pronto a firmare il contratto contro Ryan Garcia. Ovviamente si sono dati una botta e risposta su Twitter, dove Garcia ha detto che sicuramente avrebbe battuto Linares in quel match del 4 luglio. Linares ha risposto che lui non parla ma vuole firmare il contratto e ha chiamato anche Garcia bambino viziato. Secondo me sarà un grandissimo match tra i due, con Linares che potrà mettere molto in difficoltà Garcia. Infatti ricordiamo che di Garcia non abbiamo mai visto la sua difesa, in quanto i match sono sempre finiti prima del limite e molto velocemente. Linares è un grande stratega e un pugile dalla mano pesante che sicuramente metterà in difficoltà Ryan e quindi si potrà vedere quello che è appunto lo stampo del campione della Golden Boy Promotion. Inoltre per Canelo sembra che ci sia uno sfidante e forse Jay Munguia. Munguia, ricordiamo, è salito di categoria ultimamente, quindi si deve ancora adattare al peso e
nel suo match con O'Sullivan ha un po' sfigurato, ha lasciato un po' a desiderare. Inoltre Canelo dovrebbe riscendere dai supermedi ai medi per affrontarlo, perché non penso che Munguia faccia un salto di 2 categorie, sarebbe troppo sfavorevole per il suo fisico. Però sicuramente penso che lo vedremo nel match del 4 luglio, perché la Golden Boy sta preparando un match di rientro sia per Canelo sia per Garcia, e quindi ne vedremo sicuramente delle belle. Grazie a tutti. Grazie Marco per le news sul fronte pugilato. Questa notizia di Mike Tyson che sta tornando in forma per fare un incontro di beneficenza è veramente tanta roba, a prescindere dal fatto che comunque sarà un match di beneficenza. Sarà davvero un piacere vederlo sul ring. Poi se combatterà con Holyfield, una volta che si daranno le prime carezze, penso che partirà la vera e propria battaglia, e comunque saremo lì a goderci. Voglio ricordarvi 2 appuntamenti che sono andati già in onda questa settimana sul nostro canale YouTube, ovvero la prima con Davide Buccioni, promoter di Giovanni De Carolis e nonché manager della BBT Promotion, scusate, che devo dire è stata davvero una gran bella chiacchierata all'insegna del pugilato. E poi abbiamo avuto una diretta, quindi una live con l'ingegnere Antonio Gentile, qui vedrete sempre il link, dove abbiamo discusso degli ultimi punti prima che esca il prossimo decreto per quanto concerne le palestre, la riapertura delle palestre, delle linee guida su che cosa già iniziare a fare per prepararsi alla riapertura. Quindi per tutti coloro che sono interessati vi consiglio di andarla a vedere, è stata una chiacchierata abbastanza interessante. Ad ogni modo, per questa settimana è tutto. Da parte di Francesco La Fauce e il team di Stone Fighters TV è tutto. Io vi saluto e ci vediamo domenica con Let's Talk About Fight. Avremo un bel po' da parlare, visto la settimana piena di eventi, e poi ci vediamo la settimana prossima per Fighting Week News. Un saluto, ciao! Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV, Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV. Prendi un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stone Fighter TV.